Abbiamo tutti potuto notare come un sistema sanitario sottoposto a stress possa generare disservizi. Visite su appuntamento, visite telefoniche, liste di attesa lunghissime. Molti in situazione di necessità si sono ritrovati ad affidarsi a se stessi senza tuttavia avere un'adeguata formazione e preparazione. In moltissimi hanno dimenticato che ogni campo nasconde una potentissima farmacia. Pochi ricordano che ogni bosco è una collettività di potenti alleati. Si trascura spesso il fatto che ogni arnia sia un prezioso scrigno di potenti rimedi. Muschi, licheni, argille, piante, funghi, cortecce, aria, resine, profumi, minerali, acqua, olio, sale, sole. Ognuno di questi magici elementi può nascondere potenti cure, un'immensa alleanza olistica, un potente esercito in grado di agire in sinergia e singolarmente. Un tempo si onoravano i boschi e le sorgenti sacre, divenute poi anche mete di pellegrinaggio della religione che si impose. Esse erano tuttavia già sacre da secoli, da millenni, in quanto giudicate dei potenti rimedi naturali. Le prime strade carrabili furono probabilmente costruite per attingere a tali sorgenti, non solo per dissetarsi, ma per curarsi o restare in salute. Non è un caso che a molte sorgenti siano attribuiti miracoli ora, prodigi prima dell'arrivo delle nuove divinità e dei loro santi. Sono infinite le sorgenti con attributi quali sacra, benedetta, medicinale. Infinite cure soggiacciono ovunque, gratuite e sempre disponibili. Serve solo scoprirle, saperle associare alle adeguate necessità terapeutiche. È pertanto necessario saper recuperare l'enorme patrimonio che ci è stato tramandato dai saggi e dalla letteratura sopravvissuta. Non abbiamo infatti ancora recuperato tutto ciò che ci fu prima dei secoli bui, ma ciò che possiamo trovare scritto è tanto e copre quasi ogni necessità. I disinfettanti di un tempo erano i frutti della natura, presenti in ogni casa o su ogni terreno. Antibiotici, antipiretici, antidolorifici, antitumorali, antivirali e miriadi di potentissimi alleati erano reperibili facilmente e da tutti nei boschi, nei prati e in tutte le emanazioni della natura. Potentissime piante come la consolida rimarginavano le ferite e riunivano le ossa rotte. Nei teatri di guerra del lontano passato non mancavano mai presidi di primo soccorso con bende intrise di consolida, con ceradapi, iperico e molte altre potentissime cure. Come testimoniato dagli antichi autori, l'iperico era un disinfettante usatissimo dagli antichi romani e dai medici che curavano i gladiatori. Virus e batteri hanno sempre temuto i principi attivi delle erbe pure e non sono mai nemmeno mutati al loro cospetto. Sono sempre stati sottomessi, domati da chi sapeva come e con cosa difendersi. Durante le pestilenze si usava bruciare rametti di rosmarino, elicriso, artemisia, timo e boswellia quando disponibile. Si riteneva infatti che potessero disinfettare persone e ambienti. Secondo quanto si narra, i vapori delle acque di fiume al mattino erano usati in antico per curare le malattie respiratorie. I cosiddetti sanatori, in passato, non a caso sorgevano sulle sponde dei fiumi. I marinai curavano facilmente i raffreddori usando l'acqua marina, sempre secondo quanto si dice. Un tempo le cure non erano appannaggio esclusivo degli esperti, erano patrimonio di tutti. Poi iniziammo a dimenticare e fummo costretti quindi a delegare ad altri
le conoscenze e le cure. Sarebbe bello se la decodifica delle infinite cure gratuite e sempre disponibili nella farmacia della natura fosse un patrimonio di tutti, una sorta di dovere civico, un diritto universale. Non sarebbe rivoluzionario auspicare che all'interno dell'educazione civica, resa recentemente obbligatoria in tutte le scuole, fosse prevista anche la trasmissione di questo prezioso sapere, delegato troppo spesso a poche nicchie, talvolta anche guardate con un certo sospetto. Non credo sia di minore importanza delle altre sfaccettature dell'educazione civica, quella consistente nel riconoscere e saper utilizzare tutti i preziosi doni della natura, umili, gratuiti, fedeli, efficaci, eterni, sempre disponibili. Buona riscoperta della farmacia naturale e sempre disponibile a tutti. Arrivederci.